Eccoci qua, siamo pronti a svelare un altro dei grandi misteri degli strumenti musicali. Questa è una cosa che io mi sono sempre chiesto da bambino, quando ero... dicevo, ma com'è possibile? Il pianoforte ha 88 tasti. Da questo, sentite, da questo, acutissimo, da grave, acutissimo, corda molto lunga, corda molto corta. E tutti i tasti in mezzo, può fare tutte le note che vuole. La tromba, questo strumento meraviglioso che tutti conosciamo, ne ha 3. Com'è possibile che faccia tutte le note la tromba con 3 tasti soli? Il segreto è questo, è molto semplice, per una legge fisica che io assolutamente ignoro, però che esiste, un tubo nel quale si soffi. Ora il bocchino è un'aggiunta che è stata fatta per facilitare l'emissione del suono, però teoricamente si potrebbe usare semplicemente anche il tubo, qualunque tubo un po' lungo, emettendo una vibrazione con le labbra, quasi una piccola, perdonatemi il termine, pernacchia, produce il suono che viene amplificato, che viene trasformato da semplice suono inutile a un suono di tromba. Questo è un signal horn, uno strumento che io posseggo da tanti anni, l'ho comprato a Monaco di Baviera. Non è l'unica nota, anche se non ci sono i tasti, sentite? Ora perdonate i suoni che escono dalle mie labbra perché non sono certo un trombettista, però sentite che ne ho fatti almeno 4. Se poi fossi bravo andrei ancora più su, potrei farne altri. La stessa cosa succede con questo, che è un altro strumento uguale, non ha i tasti, è accordato è intonato in un'altra tonalità, è anche fatto di plastica ma suona lo stesso. Allora, adesso arriviamo al dunque. Quindi abbiamo visto che possiamo emettere più di un suono semplicemente con la pressione delle labbra, semplicemente senza l'ausilio di nessuna attrezzatura particolare, semplicemente col tubo. Il tubo che nel nostro caso, nel caso della tromba, fa questo tragitto e poi sfocia nella campana. Quindi se noi avessimo la possibilità di svilupparla, noi avremmo uno strumento che arriva almeno di 2 metri e passa, sì, direi più o meno 2 metri. E quindi con la tromba, questa è una tromba in si bemolle, noi possiamo avere più suoni con la stessa, senza toccare nulla. Ora, siccome la regola base, una delle regole base del suono è proprio che dimensione maggiore, suono più grave, quindi noi abbiamo un tubo che sicuramente non possiamo accorciare perché è stato fatto qualche tentativo di mettere dei fori come per il flauto negli strumenti a bocchino, ma non hanno sortito risultati apprezzabili. Invece noi possiamo allungare questo tubo perché tramite queste valvole noi possiamo far percorrere all'aria un tragitto addizionale, no? Per esempio, schiacciando il tasto in mezzo, noi facciamo compiere al nostro suono, alla nostra vibrazione, un tragitto leggermente più lungo che ci abbassa di un semitono. Quindi diciamo 4, il mio labbro debole fa fare solo 4 note. Se io schiaccio qua saranno già 8. Poi abbiamo questo tasto che mette in azione, sono come delle valvole, come dei rubinetti, e invece di andare da una certa parte noi schiacciando la valvola facciamo andare l'aria da un'altra parte. Qui la facciamo andare in quest'altro piccolo tubicino che è esattamente lungo il doppio
e quindi abbiamo una nota ancora più bassa. Quindi abbiamo già 12, no? 3 per 4, 12. Perdonate questi suoni orrendi, però comunque tanto l'interesse mio è di spiegarvi come funziona. Questo tasto manda l'aria in questo tubo che è ancora più lungo, è esattamente la somma degli altri due, e quindi attraverso la combinazione di tutti i nostri tasti noi possiamo, abbassando sempre, allungando sempre questo tubo, e adesso, contravvenendo alle mie regole, che sarebbero quelle di non suonare mai gli strumenti perché non li suono abbastanza bene, mi ci provo, faccio una cosina.